Assolutamente. Ecco una versione ampliata del testo, mantenendo lo stile, il tono e il formato originali, e portando la lunghezza a circa 1600 parole. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so essere sulla bocca di tutti, soprattutto per chi segue le soap opera turche. Preparatevi, perché oggi scaveremo a fondo nella storia di Neslihan, Kadir, del loro matrimonio segnato e, soprattutto, di un tradimento che ha scosso le fondamenta di tutto ciò che credevamo di sapere. Sì, avete capito bene. Oggi ci immergeremo nel dramma, nei colpi di scena, nelle passioni e nelle emozioni che questa intricata vicenda ci regala puntata dopo puntata. Prima di iniziare, però, vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Sarò felicissima di leggervi nei commenti e sapere cosa ne pensate di questa storia. Voglio sentire le vostre teorie, le vostre emozioni, le vostre previsioni sul futuro di Neslihan e Kadir. Allora, da dove partiamo? Neslihan e Kadir. Due nomi che ormai risuonano nelle nostre menti con un eco di passione, promesse infrante e tradimento. La loro storia, all'inizio, sembrava la trama di un vero e proprio romanzo d'amore. Un matrimonio apparentemente perfetto, costruito su basi che sembravano solide come la roccia, almeno all'apparenza. Neslihan, una donna forte, indipendente, con un carattere deciso e una carriera brillante. Kadir, un uomo affascinante, carismatico, premuroso, che sembrava incarnare il principe azzurro che tutte noi sogniamo da bambine. Un uomo di successo, con un sorriso che scioglieva il ghiaccio e uno sguardo che prometteva amore eterno. La loro unione era vista come un esempio, un faro di speranza in un mondo dove le relazioni sembrano sempre più fragili e superficiali. Le foto del matrimonio, pubblicate su tutte le riviste patinate, mostravano due persone innamorate, felici, pronte a costruire un futuro insieme. I primi anni sembravano confermare questa promessa: viaggi romantici, cene a lume di candela, gesti affettuosi che riempivano i social media e facevano sognare i fan. Sembrava che nulla potesse scalfire la loro felicità. Ma, come spesso accade nelle soap opera, la perfezione è solo una facciata abilmente costruita. Dietro sorrisi smaglianti e promesse eterne, si celano segreti oscuri, ambizioni nascoste, rancori sopiti e, inevitabilmente, il tradimento. Il loro matrimonio, segnato da una serie di eventi che hanno messo a dura prova la loro relazione, si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia emotivo, dove ogni parola, ogni sguardo, ogni gesto veniva soppesato e interpretato. La routine quotidiana, lo stress del lavoro, le pressioni sociali, hanno iniziato a erodere lentamente le fondamenta del loro amore. Le serate romantiche si sono trasformate in silenzi imbarazzanti, i viaggi in impegni di lavoro, i gesti affettuosi in formalità vuote. La comunicazione, un tempo fluida e sincera, è diventata sempre più difficile e superficiale. E qui entra in gioco il terzo incomodo, o meglio, la terza incomoda. Un personaggio ambiguo, enigmatico, con un passato misterioso e un fascino irresistibile. Una figura che ha saputo insinuarsi nella loro vita con astuzia e perfidia, seminando zizzania, alimentando dubbi e portando alla luce le fragilità di Kadir. Non farò nomi per ora. Voglio mantenere un po' di suspense e farvi indovinare chi è questo personaggio così cruciale. Ma sappiate che ha giocato un ruolo fondamentale nel deterioramento del rapporto tra Neslihan e Kadir. Una figura che ha saputo sfruttare le insicurezze di Kadir e le debolezze del loro matrimonio per raggiungere i propri obiettivi. Era una collega di lavoro, una vecchia amica, una rivale di Neslihan? Lascio a voi il compito di speculare e di farmi sapere nei commenti chi pensate che sia questa persona. Ma una cosa è certa, la sua presenza ha destabilizzato l'equilibrio precario del matrimonio di Neslihan e Kadir. Cosa ha portato Kadir a tradire Neslihan? Era davvero amore, una passione irrefrenabile, un'attrazione fatale, o semplice attrazione fisica, un momento di debolezza, una ricerca di emozioni nuove? Forse una combinazione di entrambi? Le motivazioni possono essere molteplici e complesse, un intricato labirinto di sentimenti e circostanze. La pressione della vita quotidiana, la routine soffocante, la mancanza di comunicazione all'interno della coppia, la sensazione di non essere più visti e apprezzati. Sono tutti fattori che possono contribuire a creare un terreno fertile per l'infedeltà. Forse Kadir si sentiva trascurato da Neslihan,
troppo concentrata sulla sua carriera e poco attenta alle sue esigenze emotive. Forse cercava in un'altra persona l'ammirazione e l'affetto che non sentiva più di ricevere da sua moglie. Forse era solo una questione di ego, il desiderio di sentirsi desiderato e importante. E Neslihan? Come ha reagito di fronte al tradimento? La sua reazione è stata, come ci si aspetterebbe, un turbine di emozioni contrastanti: rabbia, dolore, incredulità, delusione, umiliazione, smarrimento. Vedere infranto il sogno di un amore eterno, scoprire che la persona che amavi e di cui ti fidavi ciecamente ti ha mentito e tradito la tua fiducia. È un'esperienza devastante che può lasciare cicatrici profonde nell'anima. Ma Neslihan non si è lasciata abbattere. Ha tirato fuori la sua forza interiore, la sua determinazione, il suo orgoglio, e ha deciso di affrontare la situazione a testa alta, senza piangersi addosso e senza rinunciare alla propria dignità. La sua reazione è stata quindi un misto di dolore profondo, lacerante, e risolutezza incrollabile. Ha dovuto fare i conti con la realtà, accettare che il suo matrimonio, così come lo aveva immaginato, non esisteva più. Ma invece di crollare, di arrendersi alla disperazione, ha scelto di reagire, di combattere per la sua dignità, per il suo futuro, per la sua felicità. Ha deciso di non essere una vittima, ma una protagonista della sua vita. La soap opera ci ha regalato scene intense, cariche di pathos, dialoghi taglienti come lame, sguardi che dicevano più di 1000 parole, momenti di grande tensione emotiva che ci hanno tenuto con il fiato sospeso. Abbiamo visto Neslihan affrontare Kadir con coraggio e determinazione, metterlo di fronte alle sue responsabilità, smascherare le sue bugie e chiedergli spiegazioni. Abbiamo visto Kadir lottare con il senso di colpa, il rimorso, il rimpianto e la consapevolezza di aver commesso un errore imperdonabile che ha distrutto la sua famiglia e la sua vita. Ma il tradimento non è l'unico elemento che ha reso questa storia così avvincente e appassionante. Ci sono anche intrighi familiari, segreti del passato che vengono a galla improvvisamente, rivalità professionali, vendette inaspettate e giochi di potere che complicano ulteriormente la situazione e rendono la trama ancora più intricata e imprevedibile. Insomma, un vero e proprio cocktail di emozioni forti, passioni travolgenti, colpi di scena inaspettati che tiene incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. La famiglia di Kadir, la famiglia di Neslihan, gli amici, i colleghi, tutti sono coinvolti in questa vicenda, ognuno con il proprio ruolo, i propri interessi, i propri segreti. Le dinamiche familiari sono complesse e intricate, piene di rancori sopiti, ambizioni nascoste e rivalità mai sopite. I segreti del passato, che vengono a galla improvvisamente, sconvolgono gli equilibri e mettono in discussione tutto ciò che credevamo di sapere. Cosa succederà ora? Neslihan e Kadir si lasceranno definitivamente? Cercheranno di ricostruire il loro rapporto, di perdonarsi a vicenda e di ricominciare da capo? Oppure Neslihan troverà la forza di andare avanti, di voltare pagina e di ricominciare una nuova vita, magari con un altro uomo che la ami e la rispetti davvero? Queste sono le domande che ci tormentano, che ci assillano, che ci spingono a seguire con trepidazione ogni nuova puntata, ansiosi di scoprire come si evolverà questa storia. La verità è che non possiamo sapere con certezza cosa riserverà il futuro a Neslihan e Kadir. Ma una cosa è certa, la loro storia ci insegna che l'amore è un sentimento fragile, prezioso, che va coltivato e protetto ogni giorno con impegno, dedizione e sincerità. Ci ricorda che la comunicazione è fondamentale per mantenere viva la fiamma della passione e per superare le difficoltà che inevitabilmente si presentano nel corso della vita. Ci ricorda che la fiducia è il pilastro su cui si basa ogni relazione duratura e che, una volta tradita, è difficile da riconquistare. Il tradimento, in qualsiasi forma esso si manifesti, è una ferita profonda, dolorosa, che può lasciare cicatrici indelebili nell'anima. Ma anche da una situazione così traumatica, così devastante, si può imparare e crescere. Neslihan ci dimostra che è possibile rialzarsi, reinventarsi, trovare la forza di andare avanti e trovare la felicità, anche dopo aver subito una delusione così grande. Ci insegna che la vita non finisce con un tradimento, ma che può essere l'inizio di un nuovo capitolo, di una nuova avventura. E voi cosa ne pensate? Siete dalla parte di Neslihan, la donna tradita e ferita, o di Kadir, l'uomo che ha commesso un errore imperdonabile? Credete che il perdono sia possibile dopo un tradimento? Pensate che Neslihan dovrebbe perdonare Kadir e dargli una seconda possibilità, oppure dovrebbe lasciarlo andare e cercare la felicità altrove?
Mi piacerebbe molto conoscere le vostre opinioni, le vostre riflessioni, le vostre esperienze. Scrivetemi nei commenti qui sotto e parliamone insieme. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e che abbiate trovato interessante la mia analisi approfondita della storia di Neslihan e Kadir. Abbiamo ripercorso le tappe principali del loro matrimonio, dal sogno d'amore iniziale al tradimento scioccante che ha sconvolto le loro vite. Abbiamo analizzato le possibili cause dell'infedeltà e le reazioni dei protagonisti di fronte a questa difficile situazione. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine con pazienza e attenzione. Spero che questo video vi sia stato utile per comprendere meglio le dinamiche di questa complessa storia d'amore e tradimento che ci appassiona tanto. Ricordate, l'amore è un sentimento prezioso, ma fragile, che va protetto e coltivato ogni giorno con impegno, sincerità e dedizione. Prima di salutarvi, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. E soprattutto, non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni, le vostre riflessioni e le vostre teorie sulla storia di Neslihan e Kadir. Voglio sapere cosa ne pensate. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Ciao!